Burda Style ottobre 2023. Lo sfogliamo insieme per scoprire cartamodelli, tessuti, abbinamenti e modifiche ai cartamodelli proposti. Scopri insieme a me come personalizzare il tuo guardaroba cucitura dopo cucitura. E se hai voglia di sfogliare con me il nuovo Burda Style di ottobre 2023, sei nel video tutorial giusto! Bentornati o benvenuti sul mio canale, io sono Sara Poiese e in questo nuovo video ti condurrò assieme a me passo passo alla scoperta del nuovo Burda Style ottobre 2023. Un numero che già dalla copertina presagisce colore, morbidezza e proprio stagionalità autunnale. Puoi trovare linkati in descrizione qui sotto, per cui nella famosa info box, tutti i link utili, tra cui il mio blog, il canale YouTube, la newsletter, perché sei iscritto alla newsletter, vero? Perché sulla newsletter in Sara Poiese Academy, che la trovi direttamente su info, newsletter, ma anche qui sotto in info box, puoi iscriverti gratuitamente e ricevere tutte le novità che settimanalmente ti invio dedicate al mondo del cucito, dell'uncinetto, dei ferri da maglia, del cucito creativo, sartoriale, ma anche dei cartamodelli, modellistica e anche del mondo Burda. Andiamo a sfogliare direttamente la rivista, che inizia con questa giacca 126 presentata nelle taglie tedesche Burda dalla 34 alla 42. Questa giacca è fondamentalmente un capo oversize, ossia un capo dotato di spalla piuttosto cascante, cioè spalla con un taglio piuttosto basso, infatti vedi che taglia qui, e una linea piuttosto ad uovo, per così dire, perché è proprio un capo molto largo. Lo puoi sostituire, o meglio personalizzare, rimuovendoci il cappuccio e tenendo invece il capo come un classico girocollo. Abbiamo poi invece la possibilità di foderarlo come anche di lasciarlo sfoderato a seconda della tipologia di tessuto che andiamo ad inserire. La simil pelliccia, simil pelle vanno molto di moda quest'anno anche con colori molto accesi, pertanto ti consiglio di scegliere questi materiali se hai voglia di realizzare un capo che comunque richiede un certo impegno, perché comunque la simil pelliccia fa peletto ovunque, ma è un capo che ti dà sicuramente tantissima soddisfazione. Toglierei il cappuccio se non è di tuo gradimento, proverei anche a creare una lista a bottonatura nel caso in cui tu preferissi i bottoni alla cerniera, e posso anche pensare di allungarne l'orlo per portarlo magari alla lunghezza del fianco. Abbiamo poi la felpa 112, che è un modello che in realtà sto apprezzando davvero tantissimo. Perché? Perché la felpa la si dà sempre un po' per scontata, invece se la andiamo a realizzare in un comodo jersey di lana potremmo avere una bella felpa per la stagione più fredda, con questa particolare arricciatura sulla manica raglan e una leggera arricciatura anche nella fascetta davanti. Mi piace molto questa felpa perché in realtà posso andare ad asciugarne lo stampo della manica, che qui è un attimino morbido, e ottenere così una felpa dal taglio più asciutto, ma con questo elemento particolare che è proprio l'arricciatura. Il mio consiglio personale quando scegli cappi con arricciatura è quello di optare per tessuti piuttosto leggeri. Mi spiego meglio: non puoi optare per un tessuto troppo grosso, troppo robusto se vuoi realizzare un'arricciatura, poiché tutto l'elemento di arriccio diverrebbe goffo. Invece cerca di scegliere dei tessuti che siano elasticizzati, ma dalla mano leggera, in modo tale che anche la tua arricciatura risulti garbata e ben distribuibile. Il pullover 116 è un capo che può essere realizzato interamente in tagliacuci e riprende in realtà un pochino la linea, se noti, della giacca 126, con questa mano, con questa spalla molto cascante, ed è un capo che potresti andare a personalizzare in questa semplicissima ma geniale modalità. Rimuovi le maniche
Infatti, se ci fai caso, la cucitura della spalla è proprio posta su un lato piuttosto basso del capo stesso e questo ti permette infatti di conferire a questo progetto anche la versione senza maniche e trasformarlo magari non solo in un jersey coprente di maglia della linea oversize, ma magari anche in uno chiffon o in un organza se tu invece lo volessi utilizzare come soprabito, magari nella variante di un abito con un corpino lavorato. Un capo che invece ha del potenziale, è già stato visto più volte sui numeri precedenti di Burda, ma è sempre un grande classico, è l'abito 118. Perché? Perché possiamo farlo senza maniche, con la mezza manica, con la manica a 3/4 come presentata qui, possiamo anche allungarci con la manica lunga, possiamo trasformare la manica in un altro tessuto rispetto a quello del capo originale, possiamo mettere il colletto, come no. Io personalmente lo toglierei per un mio gusto personale e andare a rifinire il capo come un girocollo pulito e possiamo andare anche a personalizzare il punto vita con questa cinta che viene cucita e che spezza la parte sopra del corpino dalla parte sotto, magari con un tessuto a contrasto. Per esempio puoi scegliere un tessuto stampato per il corpino e la gonna e puoi scegliere invece una tinta unita per il cinturino e la manica e puoi così crearti tanti stampi, o meglio tante varianti diverse dello stesso stampo, perché uno lo fai tutto in stoffa stampata, uno lo fai con la stoffa stampata nelle parti appena indicate del cartamodello, mentre ottieni la tinta unita nel cinturino e nella manica, oppure ancora lo puoi trasformare in un capo veramente molto elegante se tu andassi ad allungare completamente questa gonna e andassi a cercare dunque un tessuto elegante come il raso che ti permettesse di avere una bella gonna lunga da abbinare su un abito che in tutto e per tutto è un grande classico perché ha la pence orizzontale, ha le due pence vita e ha le fantastiche, credimi, pence collo dietro che andavano tanto negli anni 60 e che sono miracolose per uno sdifettamento ottimale dei corpini. Viene poi proposta la gonna 125 che apprezzo per un dettaglio. 1. L'orlo arrotondato nei fianchi, è veramente un bel dettaglio. 2. Le tasche molto comode. 3. Il taglio aderente della gonna. Io penso proprio che questa gonna me la realizzerò quest'autunno in una lana leggermente stretch. Perché? Perché per gestire proprio l'elasticità e la morbidezza del capo ho bisogno di un tessuto che sia leggermente estensibile e apprezzo molto anche il dettaglio di questo cinturino con questo elemento mobile a vista che mi permette di dare anche proprio un movimento e sinuosità alla gonna. Gonna che posso, se desidero avere un look più business, abbinare ad un gilet, ma gonna che posso tranquillamente abbinare ad una t-shirt o ad una camicetta. Il gilet è un capo, il 115B, veramente adatto alle più esperte, perché comunque è un capo che chiede di essere foderato, è un capo che presenta anche la tasca a filetto, per cui è un capo un attimo complesso, ma tutti possiamo sicuramente farlo. Un consiglio personale però, non andate a realizzarlo a quadretti come nella foto se magari non avete una buona esperienza nella confezione, perché il quadretto deve essere fatto perfettamente combaciare. E imparate a guardare di più la rivista, cioè vedete che i quadri e le righe combaciano alla perfezione. Questo vi fa capire che la gonna realizzata in tessuto a quadri o il gilet realizzato in tessuto a quadri hanno bisogno di avere i quadri che combacino alla perfezione. Tutto questo gilet va categoricamente foderato. Passiamo alla blusa 117. Se notate in questo numero c'è il fil rouge dell'arricciatura, perché anche qui viene proposta un'arricciatura nel girocollo davanti, prima c'era la felpa con l'arricciatura nella manica, quindi un po' l'elemento, il filo conduttore in questo caso è l'arricciatura. Va molto bene per chi ha poco seno perché dà volume comunque al torace, ma in realtà è un capo che sta bene anche a chi ha una taglia abbondante di seno se lo scegliete in una variante di tessuto molto leggero e molto cascante. Perché dico questo? Perché se realizzi questo progetto con un tessuto un attimo sostenuto e hai un torace piuttosto minuto, allora questo tessuto sostenuto darà volume, darà geometria al capo d'abbigliamento, mentre se scegli questo stesso modello ma opti per un tessuto molto leggero,
Sia che tu abbia un torace scarso o un torace importante, questo cartamodello scivolerà molto sulla figura, conferendo anche un look decisamente femminile e raffinato. Categoricamente tessuti leggeri non è detto che debbano essere coprenti, perché magari potresti decidere di farlo con una nota di vedo non vedo in chiffon o in organza, però personalmente preferirei una viscosa già piuttosto coprente, in modo tale da non dovermi preoccupare di andare a foderarlo. Anche quelle sete sintetiche oppure proprio la seta al 100%. Con lo stesso materiale e lo stesso tessuto, perché il principio torna ad essere: abbiamo bisogno dell'arricciatura, dunque di tessuti che si prestino alla gestione corretta dell'arricciatura, viene proposto l'abito 119. Anche qui abbiamo l'arricciatura questa volta sul carré spalla davanti ed è un elemento bellissimo che io ho adottato anche in alcune mie camicette assieme all'arricciatura nel carré spalla dietro. Questo è il risultato finale del progetto e questi sono proprio due capi che possono essere messi anche in abbinata tra loro. È tra l'altro un modello che arriva fino alla taglia 48 tedesca, pertanto è un capo che si presta ad un ottimo range di vestibilità. Lo puoi fare più corto per ottenerne una blusa, lo puoi fare a lunghezza mezza coscia per farlo come mini abito, lo puoi fare lungo alla caviglia per lavorarlo come abito lungo. Abbiamo poi il Caban 113 con questo colore veramente oversize come vestibilità, lavorato in un tessuto a quadri. Allora, se ti piacciono i modelli oversize, hai visto che qui anche la giacca in simil pelliccia della copertina ha le maniche molto cascanti. Se ti piacciono i modelli su misura strutturati, questi non sono i capi che in questo numero fanno per te. Ma l'aspetto bello di questo capo d'abbigliamento è che può essere anche tranquillamente allungato, perché se noi lo portiamo lungo fino a metà polpaccio abbiamo ottenuto un bellissimo cappotto per l'inverno da lavorarsi magari in panno di lana misto cashmere o ancora in lana mohair. Ovviamente va tutto foderato. Per chi invece non volesse progetti impegnativi ma cercasse qualcosa di facile da confezionare e veloce, la gonna 121 ha una lunghezza midi, ha una linea veramente danzante, è realizzata in questo caso in una viscosa fantasia, la puoi indossare anche con le sneakers, ma anche con un paio di ballerine o con un paio di décolleté, la puoi portare in un outfit diurno come in un outfit più serale o comunque da cerimonia. La zip in questo caso è invisibile sul fianco ed è completato da un cinturino. L'aspetto bello di questa gonna secondo me è che è tagliata sul fianco e non ha la cucitura nel centro dietro, quindi l'elemento svolazzante di questa gonna può essere proprio ben valorizzato. Abbiamo poi il servizio dedicato agli attimi di poesia con la blusa 101 che anche questa volta torna a gestire le arricciature. Infatti sui polsini abbiamo queste maniche molto ampie che oltre ad avere la nervatura sulla manica che si fa con il piedino per nervature, trovate qui sul canale YouTube ma anche sul mio blog il tutorial dedicato a come usare il piedino per nervature. Abbiamo di nuovo un ampio scollo a V, pertanto rigorosamente fliselinato e abbiamo la possibilità di trasformare questo capo che avevamo visto prima in versione abito appunto in blusa. Molto bello anche la scelta di tagliare il cartamodello a determinate altezze per applicarvici un pizzo, un macramè, una striscia di paillette o una striscia di organza e quindi creare magari un gioco vedo non vedo. Abbiamo poi l'abito bimba perché questo numero include i servizi per la moda bimba nelle altezze che vanno da 110 cm a 134 cm. Possiamo realizzare questo abitino anche in mussola di cotone e può per esempio essere ben coordinato mamma bimba, zia bimba con degli outfit similari tra loro. Adoro particolarmente, e qui un grande applauso, a questa camicia 114. Perché? Perché ha un immenso potenziale. Credo che questa camicia la realizzerò in 1000 stoffe diverse. Perché? Perché non ha pens davanti, non ha pens dietro, ha un taglio morbido, diritto, ha un colletto alla coreana, un pochino quasi come il colletto alla coreana della camicia che sto indossando io oggi, no? Quindi un colletto molto semplice, una camicia dalla linea morbida, fluida che puoi portare tutti i giorni e che ti permette di restare sempre comunque in perfetto ordine. La puoi realizzare anche con il gioco dei cambi colore ed è perfetta perché ha anche un colletto veramente appena accennato, cioè è coreano
con la puntina davanti, ma tu puoi comunque sostituire il colletto con quello che desideri. Veramente molto bella la linea, la manica non è troppo ampia, quindi questo è uno stampo sicuramente di camicia che andrò a replicare. Abbiamo poi l'abito 103. Attenzione, perché quest'abito può stare bene come male allo stesso tempo. Ti spiego la motivazione. È affascinante la lavorazione del punto seno con questa rotondità di manipolazione delle penze. È altrettanto meraviglioso tutto il gioco di cucitura che viene fatto sul corpino davanti e dietro. È pericolosissimo il punto di arricciatura della gonna, cioè prestate seriamente attenzione, perché se avete un fianco piuttosto largo questa gonna non fa per voi, mentre questa gonna vi aiuta se magari siete piuttosto asciutte di corporatura, piuttosto piatte, concedetemelo, e in questo caso questa gonna vi dà un po' di volume, quindi è veramente perfetta. Ma ricordiamoci sempre che tutti i capi che sono tagliati in vita ci permettono di essere personalizzati e mixati. Possiamo infatti tenere il corpino superiore e poi tagliarne il punto vita e attaccarvici una gonna magari a un quarto di ruota, a mezza ruota o ancora, perché no, una bella gonna a tubino. Scegliete ove possibile tessuti leggermente elasticizzati, perché ne migliorano sempre la vestibilità in fase di indosso e anche in fase di confezione. La camicetta 106 personalmente la boccio, ma per una ragione. Ok che ci piacciono le arricciature, però non su delle maniche così ampie, almeno non personalmente al mio gusto. Questa camicetta infatti ha una profonda arricciatura nell'incavo manica davanti e dietro, ma valgono gli stessi tessuti che ho consigliato in precedenza. Un po' il fil rouge della proposta tessile su questi numeri è quasi sempre lo stesso: tessuti leggeri, tessuti fluenti, tessuti sintetici se lo vuoi prendere sintetico, ma a fibra naturale se li preferisci, tessuti che magari possano stropicciare poco, o comunque tessuti che in taluni casi non ti richiedono di essere foderati, o comunque tessuti che, come per l'abito, potrebbero non essere foderati perché rifinisci i profili con il nastro sbieco o con la tagliacuci. Quindi cerchiamo anche di semplificare il cucito laddove ci viene reso possibile. Torna al gilet che avevamo visto prima nella variante a quadri e vedi che comunque è un capo che, se il gilet ti piace, è davvero un passepartout per il tuo armadio. E viene riproposta la versione corta dell'abitino azzurro, o meglio color ceruleo, che avevamo visto prima, viene proposto anche per la blusa bimba. Molto bello secondo me anche per il periodo autunnale questa proposta, perché la puoi indossare con dei leggings, con delle calzette coprenti, ma anche con dei jeans, e essere in ordine con questo stile un po' gothic chic che va particolarmente di moda in questo periodo. E ancora arricciature. Mentre sempre per la bimba si propone anche la lavorazione del cappotto. Se avete una nipotina o una figlia in altezza tra i 110 cm e i 134, una volta nella vita un cappottino glielo dovete fare. Io l'ho fatto a mia nipote, ne sono andata orgogliosissima e l'ha indossato davvero tanto. Poi è cresciuta e non è andato più bene. Ebbene, gliene confezionerò un altro in un'altra taglia. L'importante è che scegliate, soprattutto per i bimbi, dei tessuti veramente buoni. Scegliete un buon panno di lana, scegliete una buona lana cotta, scegliete tessuti di qualità che magari non producano nella bimba un'allergia, una dermatite o qualsiasi altra, insomma, possibilità di fastidio cutaneo. Ecco, abbiamo sempre un occhio di riguardo per i più piccini. I pantaloni 105 io per il mio gusto li boccio completamente, ma magari a te piacciono, ti spiego i pro e i contro. Secondo me uno dei pro è il fatto di avere una bella baschina in vita molto ampia che ti permette di sagomare bene il punto vita-addome. Il contro è che sotto la baschina vengono tagliate e pizzicate queste due pence che quindi creano volume nell'addome frontale. Quindi se hai un addome piatto questo pantalone ti sta benissimo, ma se hai pancetta questo pantalone è deleterio. Quindi vedete, c'è sempre un po' il rovescio della medaglia, nessun modello è perfetto o pessimo, sono tutti da adattarsi al proprio gusto e alla propria misura. Abbiamo poi la versione giacca, o meglio blazer, versione adulta, perché qui avevamo il cappottino versione bambina e questo taglio decisamente maschile del blazer doppio petto è un taglio che sta bene personalmente a chi vuole
vestire molto largo, a chi vuole un look piuttosto squadrato, piuttosto destrutturato, non sta bene a te che ami la giacca Chanel, la giacchina strutturata, assolutamente no, non sta bene a te se sei una taglia oltre la 44-46 perché ingoffa come modello, mentre sta perfettamente a te se sei di corporatura minuta e vuoi dare un po' di struttura fondamentalmente alla tua fisicità. Viene abbinato al mini blazer che in realtà altro non è che il cappotto che abbiamo visto prima in versione corta perché è stato tagliato qui sotto per la bimba, per cui vedi che cerca di studiarli i cartamodelli Burda, vedi che spesso tagliano la lunghezza e te lo trasformano in un altro cartamodello. Aiutati a metabolizzare anche questo tipo di variante perché ti basta accorciare il cartamodello, cambiare il tessuto, prenderlo un po' più leggero rispetto a quello che sarebbe stato il tessuto del cappotto e hai così ottenuto una nuova variante. Mi piace, con una modifica sostanziale, l'abito 107, ti spiego come. Il corpino è perfetto, una pence seno verticale, una pence seno orizzontale, due pence verticali dietro e ci sta. Il cinturino tagliato in vita, fantastico. La gonna arricciata, se la faccio in tulle, in seta, in viscosa, magnifica. Tolgo le maniche, punto. Ecco la modifica, nel senso, questo corpino qui è molto bello, è sagomato il giusto, ha un bel cinturino in vita e poi questa gonnellina che si arriccia. Quello che secondo me rende il tutto impegnativo e piuttosto gotico è questa manica eccessivamente aperta e arricciata. Se semplicemente prendi una manica liscia di un altro stampo, hai un bel modellino classico con la gonna arricciata e la manichina aggiustata e è bella asciutta. Abbiamo poi tutti i modelli e la panoramica dei modelli dove puoi andare a vedere i vari pezzi e dove puoi anche in realtà andare a mixare i vari cartamodelli. Per esempio il modello 107 che abbiamo appena visto, del quale ti ho detto toglierei la manica, posso andare a prenderla dal modello 118, dove se guardi lo stampo è pressoché lo stesso, per cui posso andare a recuperare la manica, andare a posizionarla qui, magari prendere questa gonna e metterla qui e questa invece metterla qui e così ho già fatto la variante. O ancora, visto e considerato che potrebbe magari piacerti tanto questo corpetto, prendi questo corpetto e questa gonna, o ancora questo corpino e questa gonna, perché tanto sono tagliati in vita. Questo è un po' l'esercizio che ti suggerisco di fare. Proseguiamo in tutta la rivista andando nella seconda sezione del numero, perché all'interno ci sono tutte le istruzioni per andare a scaricare i cartamodelli. Abbiamo anche la guida per realizzare la blusa e poi passiamo al numero dedicato al modello, al servizio dedicato al modello retro con Singing in the Rain, con questo impermeabile molto largo, veramente fantastico secondo me se realizzato in questo caso con dei tessuti in colore tendenza. Devi assolutamente contrastare il modello vintage con un tessuto molto moderno. In tessuto impermeabile puoi permetterti anche di non foderarlo, io magari leggermente lo andrei a foderare se volessi andare a creare una sorta di trench, magari in una lana molto leggera, però qui il bello è proprio la gestione di un tessuto che sia idrorepellente. Il cappotto invece 110 non lo sottovalutare perché ha veramente del potenziale se adotti alcune semplici modifiche. 1. Intanto un cappotto facile perché è un cappotto senza fodera. 2. È un cappotto già rifinito perché? Perché adotti uno sbieco speciale che si chiama slalom e ne ho parlato sul mio profilo Instagram di questo sbieco, perché questo slalom permette di fissare, ripiegandosi senza fare eccessivo volume, due parti del tessuto. Possiamo andare a sostituire i bottoni a pressione con dei bottoni magnetici, magari, e possiamo anche andare a modificarne la lunghezza. Se così ci sembra troppo impegnativo, lo possiamo accorciare. Possiamo infine trasformarlo in un gilet perché la manica è molto cascante e quindi tagliando lo spazio che andremo a dedicare alla manica otteniamo un bel maxi gilet da indossare in autunno, perché no anche in simil pelliccia, simil pelle di daino o in tutti quei tessuti che fanno davvero scena.
Possiamo poi inventarci la tasca che desideriamo, perché qui hanno applicato la tasca con un profilo di sbieco, ma essendoci le cuciture sui fianchi possiamo anche nascondere una tasca proprio celata sul fianco. Viene riproposta la blusa 102 che avevamo visto prima, però questa volta senza il polsino arricciato, ma semplicemente con il polsino aperto a campana, questa è l'unica differenza, e viene riproposta la gonna che abbiamo visto all'inizio di questo sfoglio in un tessuto diverso fondamentalmente e anche in una lunghezza, se non erro, un attimino diversa. E in questo modo possiamo proprio comprendere come prima la gonna era presentata con un gilet e una camicia, qui viene presentata con un maglione, dunque proprio veramente un capo passepartout. Per le taglie minute o comunque per chi non è alta 1,80 m, io personalmente sono alta 1 m e un abbraccio e quindi non mi posso concedere i capi oversize, ma per chi come me metta un like, è alto 1 m e un abbraccio, allora abbiamo a disposizione la nostra giacca 111. Perché? Perché ha un taglio corto, un taglio destrutturato, ma ha una linea completamente diritta, le spalle non sono eccessivamente cascanti, il taglio della manica è piuttosto asciutto, abbiamo solo un girocollo e non un doppio petto o un capo stile revere, quindi abbiamo la possibilità di gestire un outfit un pochino più minuto. Lo possiamo lavorare anche in lana cotta se lo volessimo gestire completamente senza fodera. Lo possiamo eventualmente andare a coordinare anche questo giacchino con l'abito 108, che altro non è che la stessa gonna arricciata che avevamo visto prima, le stesse maniche con l'arricciatura e il polsino, ma ci hanno cambiato il corpetto e quindi in questo caso abbiamo un corpetto con lo scollo incrociato, perfetto magari in viscosa o comunque nei tessuti coprenti. Attenzione che se vuoi lavorare lo scollo incrociato devi fleecelinarne tutta la scollatura. Il pantalone 122 invece è un pantalone che diversamente dal precedente che abbiamo incontrato nello sfoglio di questa rivista permette di essere indossato anche dalle taglie come la qui presente 1 m e un abbraccio e infatti abbiamo la possibilità nel pantalone 122 di avere un pantalone piuttosto dalla linea classica ma dal taglio all'altezza del gluteo giusto su misura aderente. Ti consiglio di realizzarlo in tessuti leggermente elasticizzati perché miglioreranno il comfort al punto del bacino e dell'addome. Un capo che non promuovo, eppure io amo le camicie, l'abito 109 non lo promuovo perché questa lista bottonatura davanti secondo me è troppo impegnativa per questo tipo di abito e non lo valorizza a sufficienza. Però in realtà potrebbe valorizzarlo se fosse proposto con una cinturina in vita. Allora cambierebbe tutto. Potresti mettere una cintura di cuoio, potresti mettere una cintura di tessuto, allora daresti movimento a questo scamiciato che alla fine è uno chemisier di lunghezza classica, media, che però portato così largo sembra davvero un camicione fondamentalmente. Invece gli puoi dare una forma magari con una cinturino in vita. L'abito 123 l'abbiamo visto in salse similari nei mesi passati, ma è un abito che si presta a chi comunque ha un pochino di manualità con la confezione perché, mi permetto di suggerire, andrebbe insteccato nelle cuciture dei fianchi, nella cucitura centrale del fianchetto destro e sinistro e, per come la vedo io, anche nella cucitura del corpetto inferiore. Ha bisogno di essere insteccato perché così veste veramente meglio. Quindi che sia specificato o meno all'interno delle istruzioni, questo secondo me è un capo che va insteccato. Lo puoi insteccare con le stecche sintetiche se hai una certa manualità nel cucito, se no prenditi la gonna, tieniti solo la gonna, abbinala ad un altro corpetto che abbia le spalline. La blusa l'avevamo già vista prima, nella variante lunga ad abito, proprio con l'arricciatura sulle spalle e lo scollo a V. È interessante il fatto che potresti gestirla alla lunghezza che desideri e magari, perché no, andare ad inserire non solo l'arricciatura nel polsino, ma anche l'arricciatura nell'orlo della blusa in modo tale da poterla rimborsare come effetto nel capo che stai indossando. Abbiamo poi le istruzioni per realizzare l'abito e il numero prosegue con il servizio dedicato ad alcuni accessori, con la realizzazione del manicotto nella simil pelliccia avanzata
dalla realizzazione del cappotto e anche con la lavorazione di questi portaguanti, fondamentalmente di queste muffole, chiedo venia, di queste muffole con l'apertura, perché sono calde, sono pratiche, sono veramente trendy e hanno anche un tagliettino per poter aprire un attimino il guanto in prossimità delle dita e poter così utilizzare, senza togliere il guanto stesso, quando magari dobbiamo digitare qualcosa nel nostro smartphone. Ti danno le istruzioni per vedere come si fanno le muffole e anche la borsa con il manicotto e la rivista si conclude con le anteprime delle fiere autunnali. 5-8 ottobre Fiera di Bergamo, io non ci sarò. 19-22 ottobre Fortezza da Basso Firenze, non ci sarò perché a tutte le fiere di creativa io non sarò presente alle fiere di Abilmente Vicenza a metà ottobre dal 13 al 16 di ottobre. E in questo modo siamo andati a sfogliare il numero di Burda di ottobre 2023. Spero davvero che questo contenuto ti sia piaciuto, se è così metti un bel like sotto questo video e ci vediamo al prossimo contenuto qui sul canale YouTube, perché sei iscritto, ovvero sul canale YouTube hai spuntato anche la campanellina, così riceverai le notifiche su tutte le mie prossime pubblicazioni.